per il contributo alla scienza, la passione nei suoi studi e ricerche, il successo a livello accademico e l'intraprendenza imprenditoriale, il premio WhatsApp 2013 alla scienza va a Davide Venturelli. Grazie ok. Grazie Caterina delle belle parole della biografia che adesso demolirò nei prossimi 4 minuti più o meno. Per me vale sempre, cioè io sono contentissimo di essere qua, perché quando ho ricevuto la notizia di aver ricevuto questo premio, ero in America, a San Francisco, ho detto cosa faccio, torno, ero appena tornato perché c'era stato lo shutdown del governo e ero in ferie forzate, quindi ho detto questi qua pensano che sono sempre in Italia, prima o poi mi licenzieranno, perché poi ho detto dai, vale sempre la pena tornare in Italia, perché almeno per me anche solo conoscere persone interessanti e dare un messaggio positivo. Io credo che, cioè, per noi già anche il verbo tornare è una cosa che solo gli italiani usano. Io ho vissuto all'estero un bel po' di tempo e noi diciamo come back, io come back nella mia città. Gli stranieri dicono visit my family, visito la mia famiglia, vado a visitare i miei... non dicono torno. Io credo che noi abbiamo questa cosa di essere una cultura, una passione per il nostro paese che è un po' incastonata e non possiamo cancellare, ecco. E io credo che questo sia un po' dovuto almeno alle lezioni di vita che il nostro paese ci dà. Io credo che l'Italia mi abbia insegnato tante cose, nel bene e nel male. E io sono anche, forse in maniera controversa, anche un po' un fan delle cose non troppo buone che l'Italia ci insegna. Fin dalla scuola superiore, io so che ci sono ragazzi della scuola superiore, quindi io, per esempio, alla scuola superiore i professori ci possono interrogare 10 volte, una volta, è totalmente arbitrario. Per me è stata una scuola di negoziazione, essenzialmente, cioè non una scuola. E ho usato queste capacità un po' tutte nella mia vita. Anche nella laurea, ho avuto la laurea un po' in Francia, un po' in Italia, sono stato pagato dalla Francia per essere in Italia, vagando diciamo in terreni grigi di regolamentazione, nel senso che ho convinto la creazione di borse di studio, di programmi di scambio, perché magari le opzioni che mi venivano date mi stavano strette. E io dico che un po' l'Italia mi ha sempre dato ufficialmente il messaggio di dire devi stare buono, devi fare bene il tuo lavoro, seguire i consigli dei genitori, devi diventare un bravo studente e poi sperare che diventando bravino magari sei fortunato, ti arriva un posto fisso. Io ho, diciamo, disatteso e violato sistematicamente questo consiglio e credo che sia il modo di fare, e quindi io lo dico anche un po' ai più giovani di me, io credo che il modo di fare non sia più di seguire un po' la saggezza delle generazioni precedenti, ma di andare per percorsi diversi. E se io guardo ai percorsi che ho fatto, ce ne sono alcuni che sono un pochettino strani, per esempio io ho fatto un concorso in polizia scientifica come direttore tecnico, fallito, ma secondo me non era vincibile. Poi ho fatto anche, volevo fare carriera diplomatica per un periodo, ho quasi una laurea laurea specialistica in scienze politiche, ma alla fine mi sono convinto di cose diverse. E devo dire che questo percorso tortuoso io credo sia la regola che uno debba seguire. Seguendo questo percorso sono finito in America sono in Silicon Valley, a San Francisco adesso. Ero partito 1 anno e mezzo fa con l'idea di stare solo l'estate per imparare un po' l'arte imprenditoriale in un percorso che riuniva 80 ragazzi di tutto il mondo per risolvere i problemi dell'umanità con le tecnologie avanzate, e poi lì ho trovato un lavoro prestigioso. Pensare che alla scuola normale mi avevano sconsigliato di partire, perché mi avevano detto ma cosa fai, devi pubblicare, è inutile che vai a perdere tempo per un'estate. Io ho interrotto il contratto e ho detto partiamo. E ho trovato poi un contratto permanente sulle stesse cose più o meno che facevo alla NASA,
e quindi quello poi mi ha premiato, e ho anche iniziato un percorso imprenditoriale. Ora ho un minuto, quello che faccio, noi abbiamo un gruppo di ricerca alla NASA in cui sono manager che sono 7 persone, più quelli di Google, che insomma siamo quasi 15, e noi lavoriamo sui computer molto avanzati che funzionano con nanotecnologie. Per darvi un'idea, funzionano a temperature che sono più basse di quelle dello spazio e quindi necessitano dei trattamenti particolari. Noi pensiamo che se avremo successo nell'utilizzare queste cose potremo risolvere problemi matematici che i computer tradizionali non potranno mai risolvere, e notare che su 15 persone sono solo 2 gli americani, tutti gli altri sono stranieri. Quindi alla fine, anche se lavoriamo per il governo americano, ci sentiamo un po' di lavorare per il mondo, ecco. Io continuo a collaborare con PISA. L'altra cosa che faccio, abbiamo iniziato un percorso imprenditoriale, ho fondato una startup che adesso ha sede a Ferrara, abbiamo un laboratorio a Torino, in cui cerchiamo di utilizzare i droni volanti che vengono utilizzati dai militari, ma noi li cerchiamo di utilizzare per applicazioni civili, quindi costruire delle stazioni in cui i droni possono atterrare, ripartire e ricaricarsi in maniera automatica per poi svolgere missioni che magari anche nelle emergenze come il ciclone possono aiutare. Ecco, io do solo un messaggio finale, ho finito, voglio dire, io sarei ipocrita se dicessi alle persone non andate all'estero, no? Perché io sono il primo che sono partito, capisco le difficoltà, però almeno se ho un codice di condotta, un po' l'unico che ho, è quello che in tutto quello che faccio cerco di cacciarci dentro l'Italia, quindi di cercare di, se faccio un progetto di collaborazione, di usare cose italiane, o se ho una startup di fondarla anche in Italia, e speriamo che questa sia la ricetta per superare anche la crisi da parte dei giovani. Tutto qua.